Capodanno, la notte più attesa dell'anno o la più sopravvalutata? Nella storia di oggi, Francesca ci racconta i suoi capodanni più memorabili. Ciao, mi chiamo Francesca e ho 36 anni. Ogni anno, il 31 dicembre, qualcuno mi chiede: cosa fai a Capodanno? E ogni anno vorrei rispondere: sopravvivo, come tutti, perché per me Capodanno è sempre un'avventura. Ho passato capodanni belli, noiosi, strani, ma ce ne sono alcuni che non dimenticherò mai, i miei veri capodanni. Capodanno 2004. Avevo 14 anni. Mamma stava male, era in ospedale. Papà e io non volevamo lasciarla sola. Abbiamo portato 2 panini, una bottiglia di spumante e una di aranciata. A mezzanotte abbiamo brindato con i bicchieri di plastica della mensa. Mamma era stanca, ma sorrideva. Quell'anno ho capito che non servono i fuochi per fare festa. Basta stare con chi ami. Capodanno 2009. A mezzanotte eravamo pronti. Spumante, conto alla rovescia, lenticchie calde sul tavolo. 3, 2, 1, pum! No, non i fuochi. Io ho stappato lo spumante troppo forte e ho rotto una lampada. La casa è rimasta al buio per mezz'ora. Mio cugino ha acceso la torcia del telefono e ha gridato. Buon anno lo stesso. E abbiamo mangiato le lenticchie al buio. Romantico? No. Indimenticabile? Sicuro. Capodanno 2115. Il 30 dicembre ho chiuso con il mio fidanzato. Mi ha lasciata dopo 5 anni di relazione. Il 31. Non volevo fare niente. Niente feste. Niente amici. Solo io, il pigiama, 3 film tristi e un gelato al cioccolato fondente. E ti dirò, non è stato neanche così male. Anche se non so se è stato peggio quello o l'anno dopo. Capodanno 2016. Alle 00:01 ricevo un messaggio sul telefono. Auguri, ti penso. Da lui. Io leggo, sbuffo e continuo a mangiare panettone. Capodanno 2020. Zia Maria si era dimenticata di comprare le lenticchie. Panico generale. Lei diceva: senza lenticchie restiamo poveri tutto l'anno. Io ridevo. Beh, povera non lo so.
Ma quel 2020 non è stato proprio un anno felice, diciamolo. Ogni anno la gente vuole fare qualcosa di indimenticabile. Io invece voglio solo una cosa: stare bene, anche in pigiama, anche con i piatti di plastica, anche senza foto da postare. Perché i capodanni migliori alla fine non sono quelli perfetti, ma quelli che, per un motivo o per l'altro, non dimenticherai mai. Qual è la cosa che Francesca capisce nell'ospedale? Cosa succede quando stappa lo spumante nel 2009? Cosa succede alle 001 dell'anno 2016? Ciao, mi chiamo Francesca e ho 36 anni. Ogni anno il 31 dicembre qualcuno mi chiede: cosa fai a Capodanno? E ogni anno vorrei rispondere: sopravvivo, come tutti, perché per me Capodanno è sempre un'avventura. Ho passato capodanni belli, noiosi, strani, ma ce ne sono alcuni che non dimenticherò mai, i miei veri capodanni. Capodanno 2004. Avevo 14 anni. Mamma stava male, era in ospedale. Papà e io non volevamo lasciarla sola. Abbiamo portato 2 panini, una bottiglia di spumante e una di aranciata. A mezzanotte abbiamo brindato con i bicchieri di plastica della mensa. Mamma era stanca, ma sorrideva. Quell'anno ho capito che non servono i fuochi per fare festa. Basta stare con chi ami. Capodanno 2009. A mezzanotte eravamo pronti. Spumante, conto alla rovescia, lenticchie calde sul tavolo. 3, 2, 1, pum! No, non i fuochi. Io ho stappato lo spumante troppo forte e ho rotto una lampada. La casa è rimasta al buio per mezz'ora. Mio cugino ha acceso la torcia del telefono e ha gridato. Buon anno lo stesso. E abbiamo mangiato le lenticchie al buio. Romantico? No. Indimenticabile? Sicuro. Capodanno 2115. Il 30 dicembre ho chiuso con il mio fidanzato. Mi ha lasciata dopo 5 anni di relazione.
Il 31 non volevo fare niente. Niente feste, niente amici. Solo io, il pigiama, 3 film tristi e un gelato al cioccolato fondente. E ti dirò, non è stato neanche così male. Anche se non so se è stato peggio quello o l'anno dopo. Capodanno 2016. Alle 00:01 ricevo un messaggio sul telefono. Auguri, ti penso. Da lui. Io leggo, sbuffo e continuo a mangiare panettone. Capodanno 2020. Zia Maria si era dimenticata di comprare le lenticchie. Panico generale. Lei diceva: senza lenticchie restiamo poveri tutto l'anno. Io ridevo. Beh, povera non lo so, ma quel 2020 non è stato proprio un anno felice, diciamolo. Ogni anno la gente vuole fare qualcosa di indimenticabile. Io invece voglio solo una cosa: stare bene. Anche in pigiama, anche con i piatti di plastica, anche senza foto da postare. Perché i capodanni migliori alla fine non sono quelli perfetti, ma quelli che, per un motivo o per l'altro, non dimenticherai mai. Unlock full access to all our stories, exclusive exercises, and special content by becoming a channel member. Plus, your support helps us keep creating more amazing content for you. Join now and take your learning to the next level. Ciao, mi chiamo Francesca e ho 36 anni. Ogni anno il 31 dicembre qualcuno mi chiede: cosa fai a Capodanno? E ogni anno vorrei rispondere: sopravvivo, come tutti. Perché per me Capodanno è sempre un'avventura. Ho passato capodanni belli, noiosi, strani, ma ce ne sono alcuni che non dimenticherò mai. I miei veri capodanni. Capodanno 2004. Avevo 14 anni. Mamma stava male, era in ospedale. Papà e io non volevamo lasciarla sola. Abbiamo portato 2 panini, una bottiglia di spumante e una di aranciata. A mezzanotte abbiamo brindato con i bicchieri di plastica della mensa. Mamma era stanca, ma sorrideva. Quell'anno ho capito che non servono i fuochi per fare festa. Basta stare con chi ami. Capodanno 2009. A mezzanotte eravamo pronti. Spumante, conto alla rovescia, lenticchie calde sul tavolo. 3, 2, 1, pum! No, non i fuochi. Io ho stappato lo spumante troppo forte e ho rotto una lampada.
La casa è rimasta al buio per mezz'ora. Mio cugino ha acceso la torcia del telefono e ha gridato. Buon anno lo stesso. E abbiamo mangiato le lenticchie al buio. Romantico? No. Indimenticabile? Sicuro. Capodanno 2115. Il 30 dicembre ho chiuso con il mio fidanzato. Mi ha lasciata dopo 5 anni di relazione. Il 31 non volevo fare niente. Niente feste, niente amici. Solo io, il pigiama, 3 film tristi e un gelato al cioccolato fondente. E ti dirò, non è stato neanche così male. Anche se non so se è stato peggio quello o l'anno dopo. Capodanno 2016. Alle 00:01 ricevo un messaggio sul telefono. Auguri, ti penso. Da lui. Io leggo, sbuffo e continuo a mangiare panettone. Capodanno 2020. Zia Maria si era dimenticata di comprare le lenticchie. Panico generale. Lei diceva: senza lenticchie restiamo poveri tutto l'anno. Io ridevo. Beh, povera non lo so, ma quel 2020 non è stato proprio un anno felice, diciamolo. Ogni anno la gente vuole fare qualcosa di indimenticabile. Io invece voglio solo una cosa: stare bene. Anche in pigiama. Anche con i piatti di plastica. Anche senza foto da postare. Perché i capodanni migliori alla fine non sono quelli perfetti, ma quelli che, per un motivo o per l'altro, non dimenticherai mai.